Il mio nome è Matteo Ferrari. Il Pozzo dei Desideri è un progetto che ha l'obiettivo di costruire pozzi per estrarre l'acqua nei villaggi più remoti del Malawi. Il Malawi è uno dei paesi più poveri del mondo, stabilmente purtroppo agli ultimi posti per PIL pro capite nella lista dei paesi del mondo. È un paese del sud-est dell'Africa e perché è nato questo progetto? Questo progetto è nato a valle di un mio viaggio in quel paese nel 2014, quando al rientro ho sentito la necessità dopo aver conosciuto questo paese, questo popolo, la necessità di portare un aiuto concreto a quelle popolazioni. Nella vita di tutti i giorni non scavo pozzi, sono un consulente aziendale e quindi tutte le attività che faccio per questo progetto le faccio durante il tempo libero, poi ritagliandomi evidentemente nel corso delle mie ferie tutti i viaggi che sono necessari per portare avanti questo progetto, visto che seguo in prima persona direttamente tutti i lavori dal primo all'ultimo minuto di ogni singolo pozzo che sinora il progetto ha costruito. Il primo pozzo l'abbiamo costruito nel 2015 e sino ad ora il totale di pozzi costruiti è 17, per un totale di circa 9.000 persone che oggi possono bere tutti i giorni acqua pulita. L'obiettivo ovviamente è di continuare ogni anno ad aumentare questo numero di pozzi ed aumentare il bacino di persone che possono quindi bere. Il Pozzo dei Desideri, oltre a costruire i pozzi, garantisce anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Queste semplici regole di manutenzione ci permettono di far vivere i pozzi per molti anni. Questo è possibile tramite il mio amico Agostino, che vive in Malawi e che regolarmente va a verificare che tutti i pozzi che abbiamo costruito funzionino correttamente. Agostino è un mio grande amico che vive in Malawi ormai da quasi 15 anni. La sua occupazione principale è la gestione di un asilo che ha costruito con le sue mani e che porta avanti appunto durante tutto l'anno. Quando io vado in Malawi, in quelle 3-4 settimane in cui vado appunto ogni anno, lo strappo dal suo asilo e lo faccio vivere con me e per me per tutto il tempo che serve. Costruire un pozzo in Malawi può essere molto semplice ma anche sufficientemente complesso. Le difficoltà maggiori che si trovano quando si scava un pozzo è l'indeterminatezza e l'incertezza nel trovare effettivamente l'acqua. L'acqua sotto il territorio del Malawi esiste, ma non sempre è raggiungibile. A volte può essere a profondità superiori ai 50-60 metri e in questi casi i pozzi, che sono tutti manuali, che noi costruiamo, non sono efficaci, quindi dobbiamo interrompere i lavori. L'arrivo dell'acqua, quando la troviamo, è un momento di grande gioia, sia per noi che effettuiamo i lavori, ma soprattutto per le persone del villaggio, che in quel momento trovano in quelle gocce che all'inizio sono di fango, sanno che saranno per loro una sicura fonte di salute, di speranza e di vita per gli anni a venire. La scelta del villaggio è molto, semplice, ha dei criteri molto semplici e sono pochi appunto. La prima è che le persone che vivono in questo villaggio siano un numero sufficiente. Quanto è un numero sufficiente? Diciamo superiore alle 300 persone. L'altro criterio che utilizziamo è di verificare che nei dintorni del villaggio non esista un altro pozzo. Anche qui nei dintorni del villaggio significa in un raggio di almeno 1 chilometro e mezzo, che consideriamo un limite seppur difficile ma comunque raggiungibile a piedi dalle donne del villaggio. Oltre al Malawi, un'altra mia grande passione è la fotografia e ho cercato nel corso degli ultimi anni di unire queste due passioni e quindi raccontare questo progetto, i miei viaggi, tutti i lavori del Pozzo dei Desideri tramite la fotografia. Da questo è nato un'altra fonte importante di sostentamento per il progetto stesso, che è un libro fotografico che racconta appunto questo progetto, ma racconta soprattutto le persone del Malawi. Questo libro è ovviamente acquistabile anche tramite il sito www.ilpozzodedesideri.org e anche in questo caso tutto il ricavato andrà al progetto.
Una delle cose a cui sono più legato del Malawi sono evidentemente le persone. Il Malawi è soprannominato The Warm Heart of Africa, quindi il cuore caldo dell'Africa, e questo deriva dalla familiarità, dal calore che le persone del Malawi trasmettono. Il Pozzo dei Desideri si finanzia tramite una campagna di raccolta fondi sempre attiva sul web che sin dal primo giorno ha aiutato questo progetto a nascere e crescere. Potete trovare tutte le informazioni sul sito www.ilpozzodesideri.org. Ci tengo a precisare che ogni singolo euro, dal primo all'ultimo euro raccolto, va a finanziare tutti i pozzi che sinora abbiamo costruito e che costruiremo del progetto. Infatti tutti i costi relativi alla gestione di questo progetto, i viaggi, vitto e alloggio che poi faccio evidentemente per seguire questi progetti, sono a mio carico. Tutte le informazioni sul progetto le potete trovare sul sito www.ilpozzodesideri.org o alla pagina Facebook Il Pozzo dei Desideri Malawi. Le fonti di finanziamento del progetto sono essenzialmente di tre tipi: o acquistando il libro fotografico del Pozzo dei Desideri, o aderendo alla raccolta fondi sul sito buonacausa.org, oppure aderendo alla sempre raccolta fondi sul web Teaming. Teaming che cos'è? Teaming ha un principio molto semplice, cioè che l'unione fa la forza. Con Teaming infatti è possibile donare solo e soltanto €1 al mese aderendo appunto al Pozzo dei Desideri. Evidentemente €1 al mese è nulla per chiunque fortunatamente, però l'idea che ci sta dietro è che se appunto tantissime persone con €1 al mese aderiscono alla causa, evidentemente i risultati possono essere grandiosi. Per qualunque informazione potete contattarmi direttamente tramite il sito, tramite i canali social. Dietro il Pozzo dei Desideri ci sono solo io, quindi gestisco tutto direttamente in prima persona. Se volete aiutare il progetto sapete come farlo, e altrimenti l'altra cosa che vi chiedo è semplicemente di passare parola, quindi far conoscere a più persone possibile il progetto, perché è la vera fonte di sostentamento del progetto stesso.